incontriamo perché girerò io per voi il tutorial di questi orecchini che si chiamano Terry. Si chiamano Terry perché parte dei materiali che ho utilizzato per realizzarli me li ha inviati Maria Teresa Armenia. Tra di noi ci chiamiamo Terry, o perlomeno quando io parlo con lei la chiamo Terry. Perché ovviamente ho ricevuto i materiali perché abbiamo fatto uno scambio creativo nel mio gruppo Facebook e quindi lei mi ha inviato questi materiali, io ne ho inviati degli altri a lei e quindi parte di questi materiali ho deciso di utilizzarli, così come ho fatto per Alessandra Longo, ho fatto anche per altre creative, ne ho ancora una in sospeso, prima o poi farò anche quello, sorpresa a sorpresa. Allora, questi sono gli orecchini, rivoli da 14, incastonatura un po' diversa utilizzando la tecnica che vi ho mostrato di recente e niente, spero che vi piacciono e grazie Terry e come sempre ragazzi buona creatività. Ciao! Per realizzare il nostro orecchino Terry avremo bisogno di un rivoli da 14, perle da 3 mm, 9 per ogni modulino, super duo, sempre 9 per ogni modulino, due colorazioni di Rokyle Miyuki 11.0 e due colorazioni di Rokyle 15.0. Sinceramente non vi so dire se sono To o Miyuki perché si sono cancellati insomma i codici, non lo so. Penso che queste siano Miyuki e queste siano 15 della To. Comunque penso sia indifferente con le 15.0 la differenza. Allora, passiamo subito al dunque. Come prima cosa volevo dirvi che per l'incastonatura, vi mostro anche il retro, ok? Dobbiamo andare a fare 8 unità più una di chiusura e di collegamento, quindi 9, della lavorazione che vi ho spiegato in uno degli ultimi video. Vi metto eventualmente qui nelle schede o giù nell'info box il tipo di lavorazione. È una variante della tecnica RAW e quindi dovremo fare 9 unità. Vi verrà fuori un anellino praticamente di congiunzione e vi metterò delle foto per farvi comprendere il tutto. Quindi 9 unità, 8 più una di congiunzione. Il modulino è di facile esecuzione, non è assolutamente complicato. Ci servirà un ago, io utilizzo sempre questo della Tulip numero 10 e utilizzo il filo Fireline. Vedete che il lavoro è bello rigido, insomma l'orecchino sta fermo e poi ovviamente vi servirà un perno o una monachella. Questi sono i perni bellissimi che acquisto dal Mondo delle Pietre, che è un negozio napoletano e niente, quindi mio fornitore di zona di questi fantastici perni. Passiamo subito al dunque. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per tutte le notifiche e ovviamente se vi va e il tutorial vi è gradito di lasciarmi un like e un commentino. Proseguiamo subito. Iniziamo con le Rokyle 11.0 e creiamo le nostre 9 unità. Come si realizza un'unità ve la mostro in breve. Prima di tutto inserire sul lago 4 Rokyle 11.0 e chiudere a cerchio. Ripassare poi in tutte le perline e semplicemente fare un nodino. 2 o 3 nodini. Tagliare il filo in eccesso. Poi ovviamente quando andremo a ripassare all'interno delle perline che seguono il filo comunque si nasconderà. Bruciate poi eventualmente con un bruciafili, quindi entro in una perlina, sempre in una 11.0, inserisco un'altra 11.0 e vado nella 11.0 che segue. Faccio questa operazione di inserimento 11.0 per tutte quante le 4 11.0, quindi inserisco, quindi verrà fuori come una sorta di diamantino. Ora ve lo mostro vicino, da vicino. Inserisco prima l'ultima, vedete? Vedete che ho inserito l'ultima, ora entro qui in punta, ho fatto la mia prima unità
entro in punta ed inserisco 4 rocaille, sempre 11,0 ed entro dal lato opposto da dove sono uscita. In questo modo, adesso per comodità giro il lavoro, entro nella prima che ho inserito ed inserisco una rocaille 11, ancora una rocaille 11 e vado in quella successiva, ancora un'altra rocaille 11. Poi per vedere meglio la tecnica, insomma, vi metto il video di riferimento e vedete che entro sia in questa che in quella di partenza, di collegamento. In questo modo praticamente si è andata a creare, vedete, un altro diamantino. Quindi questa è la nostra seconda unità. Dobbiamo farne in tutto 8 e le 9 sarà quella di collegamento. Adesso per continuare vi spostate attraverso queste rocaille, andate in punta e fate la stessa cosa, 4 rocaille e poi le punte, 4 rocaille e poi le punte e così via. Dovete realizzarne 8 più una di collegamento. Si formerà un anellino. Ecco, realizzate le nostre 8 unità. Ora dobbiamo andare a fare la nona di congiunzione, ma prima di eseguire la nona dobbiamo inserire 4 rocaille sul lago. Dopodiché giriamo il lavoro, ci inseriamo nella prima rocaille e inseriamo una 11 ed andiamo in punta. Qui a questo punto avremmo dovuto inserire un'altra rocaille, ma visto che dobbiamo andare a chiudere ad anello il nostro elemento, procederemo in questo modo. Tirate, vedete? Dopodiché ci inseriamo nell'altra che segue, quindi entro in questa di punta, rientro nella prima, tiro il tutto ed entro di nuovo in tutte quante le rocaille. In questo modo, vedete, ho chiuso il mio anellino. Ovviamente ripasso in questa parte. Una volta quindi che siamo ripassati in tutta questa parte che congiunge il nostro anellino, vedete, è proprio un anellino, ci portiamo ad uscire da una 11,0 qui in punta ed inseriamo 2 15, in questo caso le mie sono di colore più scuro, ed andiamo nella punta successiva. Facciamo questa operazione per tutto quanto il giro perché sarà il retro della nostra incastonatura. Sto inserendo l'ultima coppia di 15,0 e vedete che andando a tirare si formerà una sorta proprio di cestino. Ripassate in tutto quanto questo giro. Ecco, ovviamente sono ripassata dappertutto e vedete che una volta che andate a girare il vostro elemento si adagerà il nostro rivoli. Ovviamente dobbiamo andare a fare l'incastonatura superiore, quindi portatevi ad uscire attraverso le rocaille da questa rocaille in punta dall'altro lato. Una volta uscite quindi dalla nostra rocaille di punta, andremo ad inserire una 15, una 11 sempre di colore rosso, una 15 rosata ed una 11 in questo modo ed andiamo nella punta che segue in questo modo.
vedete? Facciamo questa operazione per tutto il giro, la rifacciamo un'altra volta insieme, una 11, una 15 ed una 11 e vado nella punta che segue. In questo modo faccio questa operazione per tutte quante le altre punte. A giro finito ci troveremo in questo modo. Adesso cosa facciamo? Rientriamo in tutte quante le rocaille che seguono e ci portiamo ad uscire dalla prima 15,0 ed andremo ad inserire nuovamente 2 rocaille 11 ed andiamo nella 15,0 che segue. In questo modo, vedete? Facciamo questo per tutto il giro, non tirate troppo il filo perché dobbiamo prima inserire i rivoli e poi dopo andiamo a tirare e ripassare. Quindi fate questa operazione di inserimento delle 2 rocaille per ogni 15,0. Come vedete sto inserendo le 2 ultime 11,0 e questo sarà il risultato. Prendo i rivoli e lo sistemo al centro del nostro cestino, tra virgolette, della nostra incastonatura. Una volta ovviamente che abbiamo inserito il nostro rivoli, dobbiamo andare a stringere tutta la nostra incastonatura. Da primo giro ripassiamo sia nelle 15 che nelle 11,0. Al secondo giro invece di ripasso possiamo anche passare soltanto nelle 11,0 di colore rosso e saltare le 15, così verrà un'incastonatura più stretta. Ed ecco la nostra incastonatura ripassata e da tenere a mente anche eventualmente per qualche altro modulino. Ve la mostro anche di lato. Questa è la nostra parte superiore. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portarci ad uscire dalla 11 centrale e dobbiamo andare a inserire una 15, una perla da 3, una 15 ed andare nella 11 centrale che ci troviamo di seguito. Dobbiamo andare a fare questa operazione per tutto quanto il nostro giro. Dopodiché vedete che sto inserendo l'ultima 15 perla da 3 mm e 15 ed entro nella 11,0 di base e di chiusura. Adesso cosa facciamo? Rientriamo nella 15 e nella perla da 3 mm in questo modo ed andiamo ad inserire sul lago una 15, una super duo, una 15, una 11 ed una 15 e portiamo alla base del nostro filo. Rientriamo poi nell'altro foro, vedete? Rientriamo poi nell'altro foro della super duo, inseriamo nuovamente una 15, porto sempre alla fine del filo e tiro, inserirò una 15 e vado nella perla da 3 mm che segue in questo modo. Tiro il filo e ovviamente poi andrò a ripetere questa operazione di inserimento per tutto quanto il nostro giro. A giro finito ci troveremo in questo modo, anche così potrebbe essere già un modulino carino. Che facciamo? Ci troviamo ad uscire dalla perla da 3 mm, rientriamo nella 15, nella super duo e nella 15 che ci troviamo davanti ed entriamo anche, vedete, nella parte superiore, nella 11 e rientriamo anche nella 15 senza portarvi ovviamente dietro il filo come faccio io. Rientro nella 15 e vado poi ad inserire sul lago 6 rocaille 11,0 e mi inserisco poi, vedete, le 6 11 e mi inserisco nella 15, nella 11 e nella 15 che mi trovo subito davanti. Faccio questa operazione per tutto quanto il giro.
Come vedete sto effettuando l'ultimo inserimento ed entro quindi con l'ago per chiudere questo giro all'interno della 15, della 11 e nuovamente nella 15-0. Adesso cosa farò? Eseguirò un giro tra tutte le perline ed entrerò nelle 3 perline, vedete 11-0 che seguono, e vado ad inserire in punta una 15-0, in questo caso di colore rosato, e rientro in tutte quante le perline. Quindi questo giro sarà un giro di rinforzo in cui ripasserò tra tutte le perline inserendo in punta una 15-0. Fate quindi questo inserimento per tutto quanto il giro del nostro modulino. A giro concluso mi porta ad uscire da una 11-0, quella vedete al centro, e vado ad inserire due 11, una 15 e mi inserisco nella terza 11-0, nella 15-0 e nella prima 11-0 che incontro. Dopodiché procedo invece in maniera invertita ed inserirò una 15-0 e due rocaille 11-0 e andrò ad inserirmi anche in questo caso nella 11-0 centrale. Faccio quindi questa operazione di inserimento per tutto quanto il nostro giro. Ovviamente poi lo andrò a ripetere dappertutto e ripasserò. A giro finito ovviamente ripasso in tutte quante le nostre perline per rinforzare il nostro modulino. Poi dopodiché mi porterò ad uscire da una 15-0 in punta ed inserirò poi altre 15-0 per andare a fare il cappietto di collegamento per il nostro perno, gancio o monachella, eventualmente anche una susta per un ciondolo. Qui vi mostro da vicino che passando nuovamente saltate la 11 rossa e passate solo tra le turchesi in modo da rinforzare il vostro giro. Ve li mostro nuovamente da vicino i nostri orecchini Terry, spero che vi piacciono. Ringrazio ancora Terry per i materiali che mi ha inviato e per lo scambio e come sempre buona creatività. Ciao!